Cosa succede se mischiamo buddismo, rettitudine e disciplina con tacchi a spillo, eyeliner e abiti scintillanti? Nasce una figura unica al mondo, Kodo Nishimura. Ma prima un benvenuto, io sono Andrea e mi occupo di storie e culture di paesi lontani. Questa è la storia di un personaggio incredibile che conosceremo tra poco. Kodo Nishimura nasce a Tokyo nel 1989 in una famiglia buddista legata alla scuola Jōdōshū, una delle correnti più diffuse in Giappone. Già da piccolo sognava di essere una principessa Disney, giocava con le bambole, amava vestirsi come Cenerentola e ritrarre quelle guerriere Sailor che piacevano tanto a grandi e piccini. Fin da piccolo cresce in un ambiente tradizionale e durante l'infanzia e l'adolescenza sperimenta una forte discrepanza tra le aspettative della società giapponese, rigidamente conformista, e il suo desiderio di esprimere un'identità più fluida. In Giappone, in quegli anni, parlare apertamente di omosessualità o identità queer era quasi un tabù. Questo porta Kodo a sentirsi isolato e spesso in conflitto con se stesso e a sognare una vita all'estero. A 18 anni decide di trasferirsi negli Stati Uniti. Si iscrive alla Parsons School of Design di New York, una delle accademie più prestigiose al mondo. Qui trova un contesto più aperto e stimolante, dove la diversità non è solo tollerata, ma valorizzata. È a New York che scopre il make-up come forma di espressione. Inizia a sperimentare su se stesso e sugli altri, fino a farne una carriera. Diventa così make-up artist professionista. Collabora con brand internazionali, lavora per Miss Universe e per numerose celebrità. Nonostante il successo nella moda, sente il bisogno di riconnettersi con le sue origini. Decide quindi di rientrare in Giappone e intraprende il percorso per diventare monaco buddista come suo padre. La sua scelta è rivoluzionaria, unire due mondi che sembrano inconciliabili, quello del monaco e quello del make-up artist. Oggi si espone pubblicamente come voce della comunità LGBT in Giappone, sfidando apertamente stereotipi religiosi e culturali. È apparso al padiglione delle donne dell'Expo di Osaka, nella celebre serie TV Queer Eye e in altri eventi LGBT. Vista la sua storia così particolare, io non ci ho pensato due volte e ho provato a contattarlo. E quindi mi sono recato in Giappone per incontrarlo. E dalla nostra conversazione vi assicuro sono nati degli spunti di riflessione incredibili su uno spaccato di Giappone che noi conosciamo veramente poco. Onestamente, non sapevo cosa aspettarmi da questo incontro. Immaginate, uno straniero vi contatta dicendo che vuole intervistarvi. Non sapete praticamente niente di lui, eppure dice di essere interessato alla vostra storia. Accettereste? Con mia grande sorpresa, Kodo accettò e in poco tempo lo raggiunsi a casa sua, una casa che è proprio un tempio buddista. E in un attimo la porta si aprì. Allora, sono qui con Kodo Nishimura, autore di questo libro pazzesco. Quindi lui è un monaco buddista che vive qui a Tokyo. Però con una particolarità, nel senso che, come c'è scritto nel suo libro, è un monaco sui tacchi a spillo, quindi un monaco che ha abbracciato la cultura LGBT. Sì. Buongiorno, my name is Kodo Nishimura. I am a Buddhist monk and artist. I was born in this temple. I grew up here. I moved to the US when I was 18. And for 11 years I was in the US, and there I was a makeup artist.
When I was 24, I went to the monk training and I did 2 years of practice to be certified as a monk. And now I talk about LGBTQ rights and say that being homosexual or part of the LGBTQ community is nothing wrong in the Pure Land Buddhism that I studied. And my passion and my mission is to liberate everybody from any guilt or any expectation so that we can live in honest ourselves and be happy. What do you think Japanese people fear the most? Fear the most? I feel that Japanese people are scared to be different. Because when we are in school from the age of maybe 3, 4, 5, 6, we are always told to be quiet and be obedient, and when we have ceremonies, boys are told to put our legs one fist in here, Okay. like this, not like this, a little bit open, lightly closed on our thighs. Women close, hold the hands like this here. No. So, and if somebody is doing this or doing this or doing this or not correct, everybody has to wait until everybody is correct. And the hair also, when somebody has long bangs below the eyebrows, especially boys, they have to cut it. Or everybody in the class will be like, oh, cut your hair. Or if somebody's wearing makeup, oh, you're doing makeup, you have to go wash it now. So everybody will be affected by one person. So everybody wants to be harmonious, not to cause problems. Ma questo è nulla rispetto a tutto quello che può passare uno studente a causa delle regole scolastiche giapponesi. Qualche anno fa è successo che a una ragazza le fu vietato l'ingresso a scuola solo perché portava i capelli castani, un po' come me. Questo perché pensavano che lei si fosse tinta i capelli, perché di solito i capelli degli asiatici, o meglio dei giapponesi, sono neri. Questo fece creare un gran scalpore e un grosso dibattito sui social e molti giapponesi iniziarono a scrivere su Twitter quello che avevano passato nella loro carriera scolastica. Ho salvato alcuni di quei commenti e non sono per niente belli. Allora, questa ragazza scrive: alle studentesse era imposto di indossare soltanto biancheria bianca e gli insegnanti arrivavano persino a controllare il rispetto di questa regola. Invece un altro scrive: in estate, anche se fa caldo, non era consentito l'uso del ventaglio o asciugarsi la pelle dal sudore con i vestiti o addirittura con la mano. Tutti cercarono di resistere, ma uno studente cadde a terra con una crisi epilettica. Un altro scrive che una delle regole nella sua scuola era: indipendentemente dalla distanza e dal peso del vostro zaino, dovrete andare a scuola a piedi, anche se dista più di 40 minuti. A supporto di questo, qualche anno fa uscì anche un articolo su The Guardian dove veniva denunciato come alcune autorità scolastiche giapponesi facevano check medici sulle loro alunne. Praticamente le costringevano a spogliarsi, a togliersi camicetta e reggiseno per fare questi check medici. Capite anche voi che la vita di uno scolaro giapponese può essere veramente molto frustrante e molto complessa. Specialmente se questo alunno è considerato diverso perché è omosessuale. I was having problems with many things. First, my sexuality. People said like, oh, you don't have any male, like boy friends. You only hang out with girls. 80% of the people are unable to come out, LGBTQ people in Japan, because they are worried about how their colleagues will respond. Okay. Maybe, they will be made fun of or discriminated. The fact that they get scared shows that the environment is not ready or they're not welcoming enough for people to be who they are. La Nippon Foundation, un'organizzazione no profit che si occupa degli aspetti umanitari del paese,
Ha segnalato casi di colloqui interrotti, di offerte di lavoro o promozioni revocate per colpa del genere o orientamento sessuale del lavoratore. Ma le difficoltà non sono solo in ambito lavorativo. Una coppia omosessuale infatti non può neanche creare un mutuo insieme. Questo perché se dovesse mancare uno dei due, l'altro legalmente non può essere ereditario dei beni che hanno avuto in comune. Questo perché di base non ci sono unioni civili legalizzate in Giappone. Altra cosa è l'identità di genere. Non è possibile essere diverso da un maschio o una femmina, questo legalmente, perché solo queste due entità vengono considerate. Quindi qualora tu sia un trans oppure un non binary, un fluido, eccetera, ti devi comunque incasellare in una di queste due opzioni. Capite bene che tutti questi fattori rendono difficile la vita per una persona LGBT. Quindi l'Equaldex, che è l'indice di avanguardia di un paese nei confronti dei diritti LGBT, in Giappone è piuttosto basso. Si attesta infatti al 52 su 100. Per dare un confronto, in Italia siamo al 68 su 100, invece in l'Islanda è prima di tutte con 95 su 100, l'ultimo è l'Afghanistan con 1 su 100, dove è anche illegale essere omosessuale. Ma tornando al Giappone, tutto questo è molto interessante perché fino a qualche anno fa la situazione era completamente diversa. Il periodo Edo, dal 1603 al 1868, non fu solo l'epoca dei samurai, delle geisha e del teatro kabuki. Fu anche il tempo del wakashudo, la via dei giovani, una tradizione che raccontava l'amore tra uomini in Giappone. Le sue radici affondano nel Nanshoku, i colori maschili, un concetto importato dal buddismo cinese, che descriveva il legame tra un monaco adulto e un giovane acolito. Il rapporto era destinato a concludersi con la crescita del ragazzo, il quale imparava e cresceva in un ambiente protetto in cambio di piaceri carnali. Agli occhi di un buddista era tutto normale e accettato, e i samurai buddisti fino in fondo non si esimevano, tanto che il wakashudo divenne una pratica celebrata in famosi testi e stampe dell'epoca. Ritroviamo raffigurazioni di rapporti maschili tra le shunga, ovvero le stampe erotiche dell'epoca, che spesso ritraevano giovani attori del teatro kabuki che si prostituivano per qualche soldo. La prostituzione maschile conobbe un boom nel paese dagli anni 30 del Seicento, dopo il divieto di avere attrici donne perché troppo spesso coinvolte in scandali sessuali. Al loro posto vennero messi quindi ragazzi giovani, che però finirono per fare lo stesso. Fu quella la vera età dell'oro dell'amore omosessuale in Giappone. Un'epoca celebrata in opere come Il grande specchio dell'amore tra uomini, una raccolta di storie su relazioni amorose tra samurai e giovani ragazze. Tutto questo finì con l'arrivo degli occidentali nell'era Meiji. I giapponesi, sentendosi indietro rispetto agli europei e agli americani, visto il divario tecnologico, militare ed economico, cercarono di emulare e di fare propri tanti concetti del vecchio mondo. Tra questi la cristianità, che mise l'omosessualità nell'ombra. Fortunatamente alcuni concetti del buddismo, come l'uguaglianza indipendentemente dal tipo di orientamento sessuale che uno abbia, sono arrivati fino a noi, non dico immutati, ma non con grandi differenze rispetto all'epoca dei samurai. E forse sono stati proprio questi concetti ad aiutare Kodo nell'espressione personale di se stesso. Buddhism is something that keeps changing with time, with where it's at, with what kind of things happening at that moment. Buddhism changes its shape. Before, monks only had 3 clothings, a top, underwear and like a robe. But now people wear suits or shirts and wear watches. For example, my father is a university professor, and they don't teach in the monk robe. So when they can wear something like a watch, what would be the difference if I wear something shiny? So he said that it should not be a problem. And being homosexual, just like the moonlight,
shines onto everybody. The mercy of Amida Buddha, which is the main Buddha that we worship, is gonna shine. The mercy is gonna be for everybody who decides to look up. So with these teachings, he told me that I can be who I am, wearing what I like, and the most important thing is to teach others that we can be equally liberated. L'omosessualità è sicuramente un tema molto complesso e delicato, soprattutto in un paese così peculiare come il Giappone, ricco di costrutti sociali che spesso noi non comprendiamo. Ho cercato di affrontarlo al meglio, leggendo, studiando e confrontandomi con persone valide che hanno arricchito la narrazione e che per questo motivo ringrazio vivamente. Spero che il risultato sia stato di vostro gradimento e noi ci vediamo al prossimo video. Oggi il buddismo di Kodo accoglie le minoranze e le diversità, ma c'è stato un periodo nella storia del Giappone in cui i monaci buddisti non solo predicavano, ma combattevano. È stato un periodo di guerre molto sanguinolento e molto cupo, in cui c'erano eserciti vicino a Kyoto pieni di questi monaci guerrieri. Questo è l'argomento del prossimo video.